Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di OpenHub e di domotica in generale. In questo video riprendiamo il discorso della prima configurazione di OpenHub, andando a completare le voci di menu che abbiamo lasciato in sospeso nel video precedente. Per chi se lo fosse perso, dopo aver installato OpenHub tramite immagine OpenHabian sul Raspberry, abbiamo fatto i primi step di configurazione iniziale, una parte su interfaccia grafica e una parte sul tool di OpenHabian Config, che è un tool scritto apposta per il sistema operativo OpenHabian che permette di configurare e ottimizzare in maniera molto semplice il sistema operativo proprio per l'esecuzione ottimale di OpenHub. Nel video precedente ci eravamo fermati a un certo livello di menu e in questo video quindi andiamo a completare questa parte di configurazione eseguendo praticamente le voci di menu rimaste che ci possono interessare. Passiamo quindi alla schermata PC e completiamo la configurazione. Ok, eccoci sulla console del nostro Raspberry, quindi siamo loggati con il solito comando SSH e a questo punto eseguiamo OpenHabian Config. Ok, nel video precedente eravamo arrivati a completare la voce di menu 10. A questo punto possiamo passare subito alla voce di menu 20, che sono componenti opzionali che in base all'utilizzo che poi si farà di OpenHub andremo ad installare. Allora, il primo è secondo me una cosa abbastanza importante e comoda, è il Frontail. Frontail praticamente ci permette di controllare i log di sistema di OpenHub che vengono scritti ovviamente sul file system del Raspberry tramite web. In questo modo, per vedere se ci sono eventuali errori o malfunzionamenti o capire se un dato arriva o non arriva, non abbiamo bisogno di loggarci sul Raspberry e quindi andare a vedere i file di log direttamente da console, che non è proprio comodo e magari non è per tutti perché bisogna essere un pochino tecnici per sapere come farlo. Con questo tool possiamo utilizzare un browser e quindi vediamo in tempo reale l'avanzamento della scrittura dei log. Quindi a questo punto lo andiamo ad installare, clicchiamo, lo lasciamo fare. Bene, direi un ottimo inizio perché abbiamo già un errore, quindi andiamo a vedere perché non è riuscito ad installarlo. Allora chiudiamo il tool di OpenHabian con ESC. Vabbè, qua ci avvisa che dobbiamo cambiare la password, ma poi lo faremo. E vediamo se troviamo qui in tutto questo output di log un errore o qualcosa. Eccolo qua. Praticamente durante l'installazione di Node.js e NPM viene dato questo messaggio. Node.js in conflitto con NPM. Io mi ricordo che questo problema l'avevo già risolto andando a leggere un post sul forum che poi magari vi lascio nella descrizione del video perché comunque è anche giusto dare merito a chi risolve i problemi. Praticamente bisogna installare a mano Node.js. Una volta installato a mano Node.js riproviamo a fare l'installazione da menu di OpenHabian Config e vediamo se va a buon fine. Quindi per installare a mano Node.js ci riportiamo sul prompt e scriviamo sudo apt install node.js. Vediamo se funziona. Ok, l'installazione di Node.js è andata a buon fine. A questo punto riproviamo con OpenHabian Config ad installare Frontail. Torniamo sul menu 20 e installiamo LogViewer Frontail. Bene, questa volta sembra che sia andato a buon fine. A questo punto andiamo di nuovo sul menu 20. Le altre voci di menu, sempre relative al log viewer, permettono di aggiungere dei file di log alla visualizzazione via web oppure di rimuoverli. Di default l'installazione di OpenHub dovrebbe avere già aggiunto due file di log che sono openhub.log, che è un log principalmente di sistema,
e poi il log chiamato events.log, che è il log in cui vengono tracciati un po' tutti i dati che transitano. Nel caso volessimo aggiungere un altro log, ad esempio un log di sistema proprio di Linux, potremmo andare su add log to viewer e in questa schermata mettere il path assoluto del file di log, quindi con esc torno, e poi con l'altra voce di menu che è remove log from viewer noi possiamo rimuovere dei log che abbiamo aggiunto. Vedete che ci fa vedere che sono già aggiunti OpenHub ed Events. A questo punto il servizio dovrebbe essere già in esecuzione, quindi possiamo aprirci un browser, prendiamo il nostro browser e andiamo sull'indirizzo IP del Raspberry porta 9001. Ok, quindi questo qua è il log praticamente, quindi è Frontail che ci mette a disposizione varlog openhub.log e varlog events.log. La cosa carina è che poi è anche colorato, ci evidenzia gli errori, i warning, possiamo filtrare, possiamo mettere in pausa e soprattutto possiamo usare il tema scuro che secondo me è un pochino più carino. Quindi man mano che succedono le cose su OpenHub qua in tempo reale si vedono e soprattutto si vedono gli errori. Ok, quindi funziona, possiamo considerare quindi installato Frontail. Chiudiamo pure il browser, torniamo quindi sulla voce di menu 20 e andiamo a vedere le altre opzioni che abbiamo. Sono praticamente tutte delle opzioni molto dedicate a cose da fare, quindi in base all'utilizzo che si vuol fare di OpenHub possono servire o no. Comunque sono comode perché con un clic si installano praticamente. Quelle che possono interessare a noi successivamente saranno Mosquitto, che è l'installazione del broker MQTT, perché molte delle integrazioni che si fanno tra i sensori ed OpenHub si fanno tramite appunto protocollo MQTT. InfluxDB e Grafana, che sono due strumenti che ci permettono di creare delle dashboard visuali e di memorizzare i dati su un database per poi fare delle successive analisi, statistiche e visualizzazioni. Node-RED, che è un tool per fare della programmazione in maniera visuale, quindi per scrivere delle rule particolari però senza dover scrivere del codice ma lavorando a livello visivo. E poi ci sono tutta una serie di tool e software che servono per delle specifiche cose da fare, quindi degli specifici task. Non starei qua a guardarli perché in base a cosa uno vuole fare poi va e se li installa. Naturalmente alcune di queste hanno delle alternative, ad esempio Mosquitto, InfluxDB e Grafana io ce le ho installate con Docker per una questione mia di comodità. Quindi nulla vieta ovviamente di installarle direttamente da queste due voci di menu, soprattutto per chi non conosce Docker e non lo sa usare, altrimenti per alcuni di questi ci possono essere delle alternative. Ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale YouTube nella playlist OpenHub in pillole. Quindi se non sei ancora iscritto al canale ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti. Passiamo invece alla voce di menu successiva che sono i settaggi di sistema. Abbiamo l'hostname che è il nome del server, come quindi viene visto nella rete locale il nostro Raspberry, oltre che con l'indirizzo IP, quindi può essere raggiunto tramite il nome. Lascerei il default OpenAbian. Il locale, quindi le impostazioni internazionali, al momento è in inglese. Io andrei ad installare anche l'italiano, oltre a quelle che sono già installate. Potremmo anche togliere tipo la tedesca e tutto, però. Quindi installiamo l'italiana, diamo ok e poi la selezioniamo. Lasciamolo fare. Ok, abbiamo finito, quindi al successivo riavvio vengono applicate le impostazioni internazionali italiane. Andiamo avanti, sempre sui system settings, abbiamo il fuso orario che è già settato correttamente perché l'orario corrisponde, altrimenti possiamo venire in questo menu e scegliere il nostro fuso orario. Adesso annullo perché non mi serve. Poi abbiamo il cambio delle password dei vari servizi, in modo tale da non tenere le password di default per una questione di sicurezza, anche se vabbè siamo in rete locale quindi non dovrebbero esserci grossi problemi, però è buona norma comunque cambiarle, almeno togliere quelle di default. Io vado a cambiare quella del sistema Linux, quindi dell'account Linux, della console di OpenHub
e di Samba, che è il servizio di condivisione dei file. Amanda Backup io non lo uso, comunque questo è un tool ufficiale per effettuare il backup di OpenHub. Chi lo usa può anche cambiarsi questa password. Andiamo quindi a mettere una nuova password, io metto Marco1234 per tutti i servizi, così almeno ho tolto quella di default. Ok, password cambiate, andiamo avanti veloci. Serial port nel caso in cui si debbano utilizzare dei device collegati alla porta seriale del Raspberry, io lascerei perdere. Il frame buffer serve principalmente se si usa un video collegato al Raspberry. Io, per risparmiare un po' di memoria, visto che su questo Raspberry ho solo 1 giga, lo disabilito. Il wifi setup, vabbè, in questo caso non lo uso, ma qua si può configurare la rete a cui agganciarsi. Volendo si può disabilitare la scheda di rete per un risparmio, diciamo, di energia, ma direi che è abbastanza banale, perché a volte può sempre servire avere la scheda di rete attiva nel caso in cui la LAN non funzioni. Ovviamente queste opzioni sono importanti se non abbiamo il cavo di rete collegato al Raspberry, ma siamo in wifi. Lo ZRAM è una cosa molto utile per il Raspberry, soprattutto se continuiamo a utilizzare la scheda SD come storage principale, quanto la scheda SD tende spesso a corrompersi, soprattutto se viene scritta tantissime volte, molto frequentemente. ZRAM permette di bufferizzare questo tipo di scrittura, accumulando un po' di scrittura in memoria e poi facendo un unico flush ogni tanto. Ovviamente la controindicazione è che se dovesse mai saltare la corrente, quindi il Raspberry spegnersi, le ultime cose scritte non verrebbero rese persistenti. Quindi comunque conviene utilizzarla, secondo me, se si utilizza l'SD card, perché è una cosa che aumenta molto la vita dell'SD card. Installato anche questo, update ZRAM e uninstall ZRAM, ovviamente non lo facciamo perché l'abbiamo appena installato e vogliamo usarlo. Questa opzione serve per attaccare al Raspberry un disco esterno via USB e spostare quindi tutto il sistema operativo sul disco esterno. Quindi diciamo che può essere un'alternativa allo ZRAM, perché in questo modo non si usa più la SD card come storage principale, ma si usa un affidabile disco standard. Per adesso non lo facciamo, poi magari potremo fare un video dedicato a questo. Poi se si vuole utilizzare un server di invio mail si può installare questo Exim4 che fa il relay verso dei provider email esterni, quindi se si vogliono gestire delle notifiche via mail eccetera. E poi si può installare una VPN che serve per permettere magari un accesso remoto direttamente al Raspberry se uno non è in grado di farlo in maniera diversa. La VPN comunque garantisce un tot di sicurezza in più rispetto a una classica apertura delle porte verso l'esterno, una cosa un pochino più da utenti avanzati. Poi abbiamo il WireGuard che permette appunto l'accesso remoto in maniera sicura, e poi un servizio che permette di gestire degli UPS. Non l'ho mai utilizzato, io utilizzo un UPS ma non ho mai gestito un servizio gestito dal Raspberry. L'UPS secondo me è fondamentale proprio per preservare la vita dell'SD card e per evitare che a fronte di sbalzi di tensione o mancanza di corrente il Raspberry venga spento in maniera brutale, e quindi si può corrompere sia la SD card a livello fisico sia corrompere il sistema operativo, e quindi dobbiamo ripartire da zero. Torniamo indietro. Questo penultimo menu è relativo a OpenHub, quindi qua possiamo scegliere il tipo di installazione di OpenHub che vogliamo gestire su questo Raspberry, quindi release, milestone e snapshot. Release è la versione stable, milestone sono le versioni che vengono rilasciate prima delle stable, e lo snapshot sono le versioni con le ultime modifiche fatte. Vanno in ordine inverso di stabilità, ovviamente. Conviene utilizzare la release o utilizzare la milestone se si vogliono testare in anteprima delle funzionalità che poi a breve saranno portate sulla release. Poi questa è una voce di menu che serve ad aggiornare un sistema operativo che è basato su OpenHub 2, la remote console e l'accesso SSH che è già attivo. Il proxy NG-INX serve a settare un reverse proxy per rendere disponibile l'interfaccia di OpenHub verso l'esterno, ma è una cosa un pochino da utenti avanzati.
l'installazione della OpenJDK 17 che è già il default sul sistema operativo OpenAbian ed è obbligatoria per OpenHub 4, e poi c'è il linguaggio di scripting OpenHub.js, che è una versione avanzata appunto del JavaScript che viene utilizzato per scrivere le rule su OpenHub, quindi questo lo installiamo. Ah, vabbè, è già installato, quindi possiamo ignorarlo. Mentre OpenHub Rules Tool, che è uno strumento anche questo per gestire le rule, è già installato perché ci viene detto auto installed, quindi siamo a posto. Torniamo indietro. L'ultima voce di menu è relativa al backup e restore, quindi ci permette di fare il backup della configurazione di OpenHub per poi permettere un restore della stessa configurazione sull'altra istanza di OpenHub, utilizzare Amanda, che è un tool completo di backup. Probabilmente non lo conosco, però penso che lavori a livello proprio di immagine. Poi abbiamo la possibilità di fare il mirror della SD, quindi fare in modo che tutte le volte che la SD viene modificata da scritture di file, queste stesse modifiche vengano fatte su un'altra SD, in modo tale che se si dovesse corrompere la SD card principale, uno sostituisce con l'altra SD e ritorna al sistema funzionante aggiornato con le ultime modifiche. E poi la copia di un SD per fare una copia di backup verso un disco esterno o un'altra SD, e poi tenere sincronizzate appunto delle SD utilizzando rsync, che è uno strumento nativo di Linux. Direi che queste sono opzioni che solo in caso di evenienza si possono utilizzare. Ovviamente fare il backup di una configurazione conviene farlo abbastanza periodicamente, in modo tale da non dover ricominciare sempre da capo nel momento in cui qualcosa nel sistema non dovesse funzionare o dovesse rompersi. Ok, detto questo abbiamo finito un po' tutti i tool di configurazione e quindi vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!